Ora gli dobbiamo dare il contenitore. Lo facciamo con questo. Prendiamo la misura. In questo caso bisognerà stare molto attenti perché questa parte qui si deve incastrare. Mi deve dare una battuta in questo modo. Quindi non posso farlo né troppo grande né troppo piccolo. E lo devo fare abbastanza perfetto perché sennò il gas mi esce fuori e mi prende fuoco dove non voglio che mi prenda fuoco. Se buco questo anello qua, è piccolo e dovrò trovare il modo di allargarlo, però così devo fare. Si può fare anche con un taglierino, dei piccoli colpi qui sopra, ma vorrei evitare. Purtroppo la strada è questa, è lamiera, molto delicata. E poi andrò a limare, se avete una tazza già di misura va bene, limate piano piano, facendo sempre il buco al centro, cioè trovare il centro in questo modo. (10) è un qualcosa, io vado a 5, è un metà di quel qualcosa lì, trovo il centro, ho il bordo irregolare e quindi sarà anche il centro poco regolare, ma più o meno il centro è questo. Con una tazza posso andare a fare il buco esatto, che poi non sarà mai esatto, perché appunto sarà di qualche millimetro in più di una misura normale. Infatti è esattamente 7 cm e mezzo, quindi ci vuole una tazza da 7 cm e 3, 7 cm e 4, perché ricordatevi che si deve incastrare in questa parte qui. Sì, poi dopo io lo posso ribattere un po', ma deve essere preciso. Questo è un test e va bene lo stesso. In questo caso qua, se vedete, anzi, sì, dovrei stare veramente ai bordi. Anche un taglierino ce la fa, però col taglierino è più facile farsi male. Posso andarlo anche a tagliare con le forbici, dalla mira, o delle forbici un po' resistenti. Poi sicuramente voi troverete dei sistemi migliori, suggeritelo. Proviamo a passare sotto e vedere se si taglia. Ecco fa. E ho già sbagliato, perché sono già andato oltre, però alla mira poi la ribatterò un pochettino. Ci vuole veramente molta forza, Sto anche andando abbastanza fuori quello che devo fare, ma alla fine vediamo come si può fare a sistemare la cosa.
È logico che più è limato questo e più è facile. Una limatina non ci fa male. Ecco. Dove qui l'ho segnato dovrebbe andare più veloce. Attenzione che quando finisce la lamiera ci si fa male, guanti, anche poi se sono troppo leggeri, ma altrimenti non riesco a lavorare. Lo sostengo. Vediamo se posso continuare da qua. Sì. Ecco fatto. Occhio andare dentro senza guanti perché ci si fa male. Vediamo di quanto devo ancora allargare, se mi ci vuole un po' più di tempo. Sì, un centimetro buono lo devo, un millimetro buono lo devo togliere. Posso scegliere la levigatrice, posso scegliere la carta vetrata, posso scegliere la lima o munirmi di buona pazienza, prendere il cacciavite di prima e vedere se riesco a ripiegare su se stessa la lamiera e soprattutto se basta. Sono andato molto veloce, infatti devo toglierci ancora qualcosina. Qui servirebbe un attrezzo, un'officina, un attrezzo, se no carta vetrata, lima, ecco la lima da ferro rigorosamente. Vedete che è rossa? Non è ruggine. Ve lo dirò nei prossimi video perché è rosso. Purtroppo questa cosa qui la dovete comprare. O avete più calma di me, punzonare piano piano tutto il perimetro e prendere le misure giuste. E non è facile lo stesso, perché si va presto a sbagliare lo stesso. Anzi, vi faccio vedere cosa manca. Tanto. Questo va sopra, dentro.
Se spingo si allarga, però si strappa e poi fa passare aria, gas. Questa è la parte meno divertente, se non abbiamo gli attrezzi. Questi sono barattoli mezzo chilo. Provate, funghi, fagioli. Adesso magari i fagioli sono un po' tanti, i funghi si mangiano un po' meglio. Eventualmente chiedetelo a qualche ristorante che vi mettono da parte un po' di barattoli, anche quelli più grandi, che lì c'è ancora da divertirsi di più. Si sottiglia e si piega dentro. Allora, ci siamo quasi. Bisogna insistere un altro po'. Attenzione a non strapparlo, vi ricordo. Questa parte sopra è la più importante, vi rimane per sempre anche quando volete rifare il barattolo con misure diverse, si incastrerà perfettamente. Oppure, se volete fare una cosa un po' più seria, fate un anello che si incastra bene qua dentro. Lo fate fare dal fabbro, se avete l'officina meglio ancora, piano piano, ma questo lo vedremo dopo, quando abbiamo le misure giuste, quando abbiamo i tempi giusti, se è cosa che serve. Questo serve a poco. Una volta che scaldiamo un paio di mattoni e li lasciamo nella serra, una piccola serra aiuta. Non lo possiamo utilizzare in casa. Questo ci avrà mezz'ora di tempo, un'ora al massimo, poi si spegne, 40 minuti. Procediamo con calma. Questo e questo. Iniziamo a esserci. Deve andare un po' scriccato, un po' incaspato. Pazienza, ci vuole pazienza.
So che vi viene voglia di spingere il barattolo dentro. Ancora no, perché vedete, finalmente. Ecco, dove è debole è meglio non spingere. Ci siamo quasi. Ci siamo. Ci siamo, è pronta. Qualcuno se n'è accorto che mancano i buchi qua. Una volta che io chiudo qua sotto non entra aria. Esatto. Ma per sapere quanta aria io devo fare entrare, dovrò mettere qua sotto dei piedini, oppure meglio ancora questa cosa qua con i buchi. Mi sta un pochettino più in alto, poi ce ne vorrà un altro qui sopra che farà l'attiraggio, farà entrare l'aria qua. Basta proprio un dadino piccolo piccolo, un paio di viti, sempre il buco grande qua fa entrare l'aria e fa entrare i gas che escono fuori da qua. Questa è la seconda camera di combustione. Qui si alza la temperatura perché è isolato e qui farà la fiamma. Secondo quando l'alzerò da terra, cioè quanta aria entrerà qui dentro, dovrò regolare questo e avrò più o meno fiamma alta, più o meno consumo. Un po' complicato, ma vediamo cosa succede. Qua c'è un buchino che lo andremo a chiudere in qualche modo, tipo, adesso non usate la lima perché la lima non è proprio il massimo. Spingere con qualcosa per poterlo fare pari. Niente da provare, forse questo buchino qui è abbastanza piccolo, però è quello che ci serve per non fare troppa fiamma, non dobbiamo fare chissà che cosa, perché poi la roba che c'è dentro bisogna togliere, prendere, rovesciarla e questo si raffredda e poi bisogna fare ripartire tutto. Bene, siamo arrivati alla fine. La seconda parte lo carichiamo, l'accendiamo, prepariamo anche un tubo, va bene un tubo anche più grande da mettere qua attorno, però ci vogliono sempre comunque un sostegno, ma soprattutto
l'accendiamo dove? Di fuori. Non abbiamo il caminetto in casa, qui almeno, e l'accendiamo fuori. Ciao a tutti, grazie.